Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Centurion, prendendo spunto da una lista che ha ottenuto un ottimo piazzamento nelle mani del suo ideatore, Alessio Perini, che prova a proporre un gameplay diverso dal solito, almeno per gli standard del formato. Con un color pie, quello Gruul, noto ai più per archetipi veloci ed aggressivi, anche in questo caso non vuole stravolgere questa nomea, anche se con un approccio alle partite decisamente differente, visto che non useremo creature piccole e agili nel costo di cast, anzi. Già, perché a partire da questa leggendaria proveniente dagli antichi fasti del piano di Theros, vi condurremo in un luogo in cui le creature imponenti provano a dettare leggi tra i tavoli del formato, incutendo puro terrore con la loro stazza, ma soprattutto con i danni che sapranno infliggere. Questa volta vi parleremo di Xenagos, God of Reveals. Siamo al cospetto di uno dei tanti dei presenti nel piano di Theros, che con le sue abilità prova a proporre un gioco aggressivo, unendo una keyword interessante, che lo saprà proteggere al meglio, anche se con dei vincoli almeno sul fronte del costo di cast importanti. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 3 generici, 1 rosso e 1 verde abbiamo un dio con forza 6 e costituzione 5, indistruttibile, e 2 abilità, di cui una vincolante per trasformarlo in una creatura. Nella prima abilità abbiamo, fintanto che la tua devozione al rosso e al verde è inferiore a 7, Xenagos non è una creatura. Mentre nella seconda c'è, all'inizio del combattimento nel tuo turno, un'altra creatura bersaglio che controlli ha rapidità e prende più X fino alla fine del turno, dove X è la forza di quella creatura. Avere nella zona di comando un incantesimo indistruttibile fintanto che non viene soddisfatto il vincolo della sua prima abilità è una buona cosa, rendendo il nostro generale coriaceo rispetto a buona parte delle rimozioni classiche del formato. Questa protezione naturale, unita a un boost di statistiche di una nostra creatura che diventerà anche rapida con il suo effetto, ci offre una potenziale chiusura se sapremo abbinarla alle migliori bestie che il formato in questi colori ci offre. Certo, dovremo porre la massima attenzione al mana e a come spenderlo, ma il nostro Xenagos God of Reveals non è certo tipo che ama lesinare, tutto intento a consumare ogni risorsa gli capiti a tiro, possibilmente quella del malcapitato di turno. Per rendere effettivo tutto il vantaggio di avere in campo Xenagos Ghost of the Reveals, magari abbinato a qualche creatura di peso, per annichilire il effetto all'avversario, è chiaro che dobbiamo sostenere dei costi di cast onerosi, in tempi ragionevoli vista la velocità del formato. Ecco perché buona parte della lista è composta di effetti per incrementare il mana a disposizione, a partire dalle creature più classiche che ci offre il verde, Elvish Mystic, Llanowar Elves e Lotus Cobra, abbinata a Orcish Lumberjack, una garanzia per accelerare presto la venuta del generale e non solo. Anche tra magie, con Into the North, Natus Lore, Rampart Grove e 3 Visits, vogliamo mettere più terra in campo prima dell'avversario, sfruttando anche il fatto che sono carte a basso costo e riempirò bene la nostra curva non sempre snella. Abbiamo poi alcuni incantesimi a sostegno di questa azione, con Burgeoning, Exploration e Utopia Sprawl, che provano ad aumentare il land drop o impreziosiscono una terra, donandoci più mana con il suo tap, così da giocare presto le minacce a disposizione. Ci sono poi degli stratagemmi per incrementare di molto il mana a disposizione, con alcune nuove carte, come Atlas Jackal o Biosvagus, o con altre staple del formato, tra Cloud, Unveiled Ancient, Clotis God of Destiny, Rothfellos Llanowar Emissary e Selvala Heart of the Wilds, che possono fare molto per noi. A volte si tratta di piccoli incrementi, altre di veri e propri boost consistenti, che ci possono far svoltare la partita, soprattutto se il comandante è già in campo e può rendere esplosiva la nostra combat phase. C'è però un altro comparto della lista, composto da diversi viandanti, tra Chandra, Dressed to Kill, Domri, Anak of Bolas, Domri, Chaosbringer, Garrok Wildspeaker, Nissa Who Shakes the World, Vrenen Six e Xenagos the Revealer, che tra le loro abilità offrono anche del mana in più, giusto per non farci mai mancare questi boost preziosi. Abbiamo inoltre un altro strumento per avere più mana in fretta, con i tesori, nuova moda molto presente nel nostro color pie, ben rappresentati da Ancient Coppet Dragon, Goldspawn Dragon, Old Gnabon e Ravagan Nimble Pilfer, ottimi generatori per accelerare al meglio la venuta dei nostri ciccioni. Infine, come se non bastasse, esistono delle carte particolari: The File of Ixit, Goblin Archaeomancer, Gorklaw Terror of Quagmixma, Ilag the Great Grower e Shadow of Warp, utili per scontare il costo di cast delle nostre creature, senza contare che alcune di loro, con il generale in campo, possono stendere in un sol colpo l'avversario. Tra queste chicche spicca Sneak Attack, carta ottima per fulminare gettando una creatura enorme in campo rapida e letale, quasi del tutto azzerando il suo costo di cast per un attacco fulmineo, che in combinazione con Xenagos può ribaltare le sorti di una partita in nostro favore. La rapidità offerta da una creatura da parte del comandante è una buona cosa, ma anche con Broadblade Elf, Urabrax Veiden, Kolkondan Crossroad e Fires of Yavimaya possiamo sfruttare al meglio questa preziosa keyword per rendere sempre incisive le nostre giocate. Ci sono poi alcune scelte di contorno come Elder Gargaroth,
con il suo TB modale e All Eye One per dare travolgere a tutte le altre creature, che ci possono fare sempre comodo, indipendentemente dalla presenza del generale o meno in campo. Altre due scelte di pregio che non possono mancare in questa build sono Creator of Behemoth, una win con per tutte le occasioni, e Minsk and Bow Timeless Heroes, troppo forte con i suoi due effetti, combinati agevolmente dal generale e dai tanti enabler, dalle keyword Haste e Trample. Con un piano di gioco che propone, grazie a Xenagos Ghost of Reveal, di sfruttare appieno le molte creature imponenti nel nostro color pie, è chiaro che dovremo proteggere le giocate migliori dalle interazioni avversarie, sempre molto efficienti in quanto a mana rispetto alle nostre giocate. Per questo adotteremo il meglio a disposizione tra Lazarus Shepherd, Carnage Tyrant, Spellbreaker Behemoth e Rhythm of the Wild, per garantirci l'immunità dai counter, vera nemesi di questo archetipo sempre in agguato nel formato. Dovremmo anche dotarci di qualche filtro della pila, vista la complessa selezione di effetti di rampe e di ciccioni, ma con Mirris Guile, Sylvan Library e Vivian Monsters Advocate potremmo dormire sonni tranquilli, certi di trovare qualcosa di valido al momento del bisogno. Anche sul fronte del card draw i nostri colori offrono qualcosa, tra Dragonborn Champion, Toski, Bearer of Secrets e The Grey Angel. Ci possono aiutare, ma considerando le carte tra le 99 spesso ci basterà un top deck ben assestato per fare la differenza nel match. Inoltre annoveriamo una serie di tutori tra Fauna Shaman, Chord of Calling, Eldritch Evolution, Final of Devastation, Green Sun Zenith e Wordy Tutor, che possono sopperire a queste limitazioni, con una ricerca chirurgica di quel che ci può far svoltare la partita. C'è poi un pezzo fondamentale in tal senso, Birding Pod, che ci offre una benzina immensa, soprattutto se riusciremo a calare in fretta qualche pezzo di pregio, andando sempre più in alto con i costi di mana, verso creature immense e inarrestabili per il nemico. E se le combat fossero in sofferenza, potremmo sempre, grazie alla Dragonborn Arca e Terror of the Pix, rifilare danni diretti al nemico, così da infierire sui suoi multipli punti vita, fino a portarci sul carro dei vincitori. Con un piano così ben congegnato, gli spazi per le removal sono ridotti all'osso, giusto con qualche creatura, come Growlbringer e Gnarlock, a darci manforte, ma il nostro intento ultimo è quello di eliminare l'avversario, non soltanto qualche pezzo in campo. Giusto tra le terre speciali con Boseiu Endurance e Wasteland adottiamo soluzioni universalmente valide, ma si tratta di poca cosa, visto che a noi piace andare al sodo, senza tanti giri di parole. C'è però un ultimo asso nella manica, Blood Moon, per spegnere le verità di molti avversari che non annoverano il rosso nella mana base, che potrebbe, inaspettatamente, rendere questi match semplicemente una parata di bestie inferocite. Le scelte che hanno portato Alessio Perini a cimentarsi in una build legata a Xenagos Ghost of Reveal sono molteplici e partono in primis dal desiderio di giocare i colori Gruul, ereditando alcune delle carte di un'altra lista basata su Titania, Protector of Argot, anche se con uno stile di gioco differente. Inizialmente scartata Gallia of Endless Dance perché non presentava un gameplay di peso per il nostro deck builder, abituato a uscire fuori dagli schemi, soprattutto nel Centurion, ha voluto prendere spunto da una carta fuori dai generis e poco giocata, Sneak Attack. Da questa carta e dalle recenti aggiunte di All Nyan Bones e Ancient Copper Dragon, forti sia come abitanti sia come produttori di tesori per un boost di mana importante, così da puntare solo in seguito a Q su questo generale, che ben sinergizza con questo approccio al gioco ignorante. Giocare con il comandante in campo carte di peso come Ilgar, Verigbor e successivamente con il suo effetto, subito attivo grazie alla rapidità offerta da Xenagos, mettere in campo un Creator of Behemoth ha un che di epico inaspettato, soprattutto in questo formato a 25 punti vita. Insomma, il nostro deck builder, che di recente è diventato Judge Level 1, si è saputo togliere più di qualche soddisfazione con questo Xenagos Ghost of Reveal, per un piano di gioco tanto ardito quanto scoppiettante, pronto ad annichilire il malcapitato di turno. Con i prerequisiti richiesti da Xenagos Ghost of Reveal per funzionare a dovere, il nostro Alessio Perini ha messo insieme una serie di elementi imprescindibili per far sì che tutto vada per il verso giusto, soprattutto visti i costi elevati di molti dei nostri payoff. Certo, Sneak Attack è l'ideale per far svoltare la partita in nostro favore, ma non è tutorabile, quindi bisognerà sempre puntare a mani che contengono diversi elementi di ramp solidi e veloci, così da garantirci l'ingresso in campo, in modo tradizionale, dalle minacce in nostro possesso. Un ruolo chiave viene rivestito anche da Mirris Guile e Sylvan Library, che ci permettono di scremare la pila, facendo la giusta selezione di pezzi per iniziare o proseguire al meglio il match, così da trovare sia i mezzi per accrescere il mana, sia le carte adatte da giocare, per mettere pressione in campo. Il generale è un'opzione valida solo se la si accompagna da una creatura di peso, altrimenti resta un pezzo in campo che incide poco, quindi investite mana su di lui solo quando siete certi di trarne in fretta il massimo beneficio. Insomma, poche semplici regole per rendere questo Xenagos Ghost of Reveal un archetipo semplice nei concetti ma estremamente gratificante nella sua messa in azione, regalandoci delle partite divertenti ed estreme, in cui ogni giocata resterà nella storia.
Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista basata su Xenagos Ghost of Reveal si posiziona nel metacenturion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Con un archetipo così estremizzato è chiaro che avremo una situazione definita verso determinate carte, più che archetipi specifici, vista la natura agro spinta costruita attorno a questo particolare generale. Carte come Esnar in Bridge o come Angel of the Gods, giocata al momento giusto, possono completamente spegnere il mazzo, impedendoci quelle giocate di costruzione del board iniziale o le combat cardine per le nostre vittorie. Non avendo un piano di rianimazione, le interazioni, principalmente quelle nei colori Dimir, possono spegnere le giocate migliori, ma qui abbiamo dalla nostra qualche protezione in più, soprattutto verso i temuti counter, che ci possono venire in soccorso e raddrizzare la situazione. Ed essendo praticamente sguarniti sul fronte delle interazioni, i combo deck, se non aggrediti subito, possono metterci in croce, perché avranno campo libero, quindi dovremo avere i nervi saldi, pigiando sull'acceleratore prima che riescano ad assemblare una loro chiusura. Con approcci e colori scelti da Alessio Perini, gli spazi di manovra saranno sempre molti con questo Xenagos Ghost of Reveal, visto che tra le nuove creature imponenti e strumenti per incrementare il mana a disposizione, la casa madre, nei nuovi set, si prodiga spesso ultimamente. Pensiamo ad esempio a Gwenna, Ice of Gea, per capire come potremo migliorare la build, senza contare che tra la Shaman of the Forgotten Ways e Quartzwood Crusher avremo comunque modo di variare il mix di carte tra le 99, anche in base al gusto o alla disponibilità nel momento. Non solo, pensiamo a Berserk, Kog'Law, Titan Ape, el Kite Courser, Marring Raptor, per capire quanta flessibilità può soffrire una build di questo tipo, tra le molteplici opzioni popabili nel formato, atte a personalizzare, anche sul fronte del budget, il concept di questo archetipo. Sono state comunque effettuate una serie di limature sul fronte del Placewalker, lasciando in panchina carte come Some of the Tested, Arlen Core e Sarkhan Vol, che erano sì valide, ma non interagivano a sufficienza con il resto della build, venendo così messe in disparte per soluzioni più incisive. Un'ultima considerazione va fatta da Bird of Paradise, al momento non presente nella lista utilizzata per il torneo. Non si tratta di una scelta di design, solo pigrizia al momento di assemblare il mazzo per l'evento, dovendolo andare a recuperare in altre build, quindi una scelta di certo valida da inserire tra le 99. Eccoci giunti al termine di questa articolata disamina. Ringraziamo Alessio Perini per averci fatto scoprire la sua creazione, basata su una leggendaria tipica, almeno per il formato, non solo per il suo costo di cast, non certo agile nel contesto del momento. Se volete un archetipo che valorizzi i colori Gruul e la loro vera natura aggressiva e ignorante, questo Xenagos Ghost of Reveal potrebbe fare al caso vostro, regalandovi partite in cui ogni singola giocata potrebbe ribaltare le sorti del match in qualsiasi momento. Per ulteriori approfondimenti o che solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.